Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questo doudou a forma di draghetto che ha il ciuccio in bocca. Se seguite bene il tutorial potrete farlo personalizzato con il nome, altrimenti se per voi risulta difficile vi faccio vedere come fare il cuoricino. Naturalmente il nome io l'ho fatto in corsivo, ma potete farlo anche in stampatello. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro andrò ad utilizzare un semplice filo di cotone, il colore sceglietelo voi, io lo devo regalare a un maschietto quindi lo farò azzurro, se è per una femminuccia potete farlo rosa, e un uncinetto da 2,5 mm. Iniziamo facendo le narici, siccome avrò bisogno di un anello magico molto piccolo, avvolgerò il filo intorno al mio dito. Avvolgo, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo faccio passare. Inizio con 6 maglie basse, quindi entro, prendo il filo, ho 2 asole sull'uncinetto, fuori prendo il filo e chiudo. Questa è una maglia bassa. 2, 3, 4, 5 e 6. Stringo l'anello magico. Nel giro che segue vado a fare un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Stringo bene l'anello magico, giro il lavoro nel verso giusto e vado a fare una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Una catenella di sicurezza e taglio. Lasciate il filo un bel po' più lungo perché vi servirà per andarlo a cucire sulla testa. E questa è una narice, ne dovete fare 2. E ora inizio subito a fare la testa. Inizio facendo un anello magico, quindi avvolgo il filo intorno alle mie dita. Passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Nel primo giro vado a fare 6 maglie basse, quindi entro all'interno dell'anello magico, prendo il filo, fuori prendo il filo e lo passo all'interno delle 2 asole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringo l'anello magico senza tirare troppo. Nel giro 2 vado a fare 6 aumenti per un totale di 12 maglie basse. Entro nel primo punto precedentemente lavorato e faccio un aumento, quindi vado a fare 2 maglie basse, una, entro nello stesso punto e 2. Proseguo facendo 2 maglie basse in ogni punto lavorato per tutto il giro. Nel giro 3 vado a fare una maglia bassa e un aumento, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro,
Nel secondo punto vado a fare un aumento, 1 e 2. Proseguo ripetendo una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro. Nel giro 4 vado a fare 2 maglie basse e un aumento, quindi una maglia bassa, segno l'inizio del giro, 2 maglie basse e un aumento, una, entro nello stesso punto e 2. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Nel giro 5 vado a fare 3 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3 e un aumento, 1, entro nello stesso punto e 2. Ripeto questa sequenza fino alla fine del giro. Dal giro 6 al giro 13 vado a fare 8 giri di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. Proseguo così per tutto il giro, con una maglia bassa. Arrivata qui mi fermo e vado a cucire le narici. Poi posiziono la seconda e le vado a cucire. Attaccate le narici, proseguo. Nel giro 14 vado a fare 3 maglie basse e una riduzione, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3. Per la riduzione prendo il filo esterno della prima maglia, il filo esterno della seconda, aggancio il filo, lo faccio passare all'interno delle due asole, prendo di nuovo il filo e lo passo all'interno delle altre due. Quindi proseguo, 1, 2, 3, vi faccio di nuovo vedere la riduzione, prendo il filo esterno, chiudo 2 asole e chiudo 2 asole. Proseguo così fino alla fine del giro. Ora riparto con gli aumenti, quindi nel giro 15 vado a fare 3 maglie basse e un aumento. 1, segno l'inizio del giro, 2, 3 e ora vado a fare un aumento, quindi una, entro nello stesso punto e 2. Proseguo così fino alla fine del giro. Nel giro 16 vado a fare 4 maglie basse e un aumento, quindi 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4 e un aumento, 1, entro nello stesso punto e 2. Ripeto la sequenza per tutto il giro. Nel giro 17 vado a fare 5 maglie basse e un aumento, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento, 1, entro nello stesso punto e 2. Proseguo così per tutto il giro. Ora ho fatto la parte anteriore del musetto, devo andare a fare la parte della testa. Quindi io, come potete vedere, ho messo 2 marcatori perché ho diviso la parte sopra dalla parte sotto. Capirete perché. Nella parte sotto ho contato 20 maglie basse,
Nella parte sopra ho contato 22 maglie basse. Vado a sganciare il marcatore e inizio con un aumento, quindi 1, entro nello stesso punto e 2. Segno l'inizio del giro, proseguo con 6 maglie basse e un aumento, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento, 1, entro nello stesso punto e 2. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e faccio un aumento. Ultima sequenza, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dove c'è il marcatore vado a fare un aumento. 1 e 2. Segno di nuovo. Ora concludo facendo tutte maglie basse. Ok, ora inizio con 7 maglie basse e un aumento, quindi 1, 2, 3, ricordatevi sempre di segnare l'inizio del giro, 4, 5, 6, 7 e vado a fare un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2. Proseguo con 10 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vado a fare un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2 e concludo con 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora dal primo marcatore al secondo vado a fare 18 maglie basse. Arrivata qui mi fermo un attimo, cambio colore e vado a fare il ciuccio prima di proseguire con la testa. Inizio facendo un anello magico, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Nel giro 1 vado a fare 6 maglie basse, quindi entro, prendo il filo, ho 2 asole sull'uncinetto, chiudo tutte e 2 le asole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stringo,
Nel giro 2 vado a fare 6 aumenti per un totale di 12 maglie basse, quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa, entro di nuovo nel primo punto e faccio un'altra maglia bassa, cioè un aumento. Devo fare 2 maglie basse in ogni punto precedentemente creato e ci vediamo alla fine del giro. Nel giro 3 vado a fare una maglia bassa e un aumento, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa. Nel secondo punto vado a fare 2 maglie basse, una, entro nello stesso punto e 2. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Terminato questo giro, entro nel primo punto lavorato e vado a chiudere con una maglia bassissima. Faccio una catenella di sicurezza, lascio il filo un bel po' più lungo perché mi servirà per andarlo a cucire alla testa e taglio. Ora inizio facendo un cappietto e vado a fare 10 catenelle. Io lavoro molto stretto perché voglio che resti un pochino teso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nel giro che segue faccio una catenella, entro nel secondo punto e vado a fare 10 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lavorando stretto è un po' più complicato, però vedrete che resta un po' più rigido. Faccio una catenella di sicurezza, lascio il filo un po' più lungo per andare a cucire e taglio. Ora prendo la base che ho fatto prima e ci vado ad attaccare il gancetto del ciuccio. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Quindi entro e lo vado a fissare. Vedete, resta rigido e è carino perché è un ciuccio. Ora lo vado a cucire sul musetto. E proseguo con la testa. Nel giro che segue vado a fare 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faccio un aumento, 1 e 2, proseguo con 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, faccio un aumento, 1, 2, ancora 5 maglie basse, 1,
2, 3, 4, 5 e un aumento, 1, entro nello stesso punto e 2, arrivo al marcatore facendo 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ora concludo con 18 maglie basse. Ora dal giro 21 al giro 28 vado a fare 8 giri di maglie basse, quindi vado a ripetere per 8 giri una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. E ci vediamo alla fine degli 8 giri. Mi fermo di nuovo per andare a fare gli occhi, ve ne faccio vedere uno, ma naturalmente ne dovrete fare due. Inizio con un anello magico, avvolgo il filo intorno al mio dito, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Nel giro 1 vado a fare 6 maglie basse, entro, prendo il filo, ho 2 asole sull'uncinetto, chiudo tutte e due le asole insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stringo l'anello magico e vado a fare una maglia bassissima nel primo punto lavorato. Una catenella di sicurezza e taglio. Lasciate il filo un bel po' più lungo perché vi servirà per andare a cucire l'occhio. Ora cambio colore, prendo il filo bianco, inizio facendo un cappietto entro con l'uncinetto in un punto qualunque, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Nel secondo punto vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse, una entro nello stesso punto, 2, nel terzo punto vado a fare una maglia bassa, e concludo con una maglia bassissima nel quarto punto. Faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare. Ora, per fare la luce nell'occhio, entro con il filo bianco al centro e vado a entrare obliqua così nella parte bianca. Così ho fatto il riflesso della luce nell'occhio. Ora vado a cucire gli occhi alla testa. Posizionate il riflesso della luce che abbia la stessa angolatura e poi andate a cucire.
Ok, attaccati anche gli occhi, inizio con le riduzioni. Quindi io ho già imbottito leggermente, poi continuerò in seguito. Inizio con 7 maglie basse e una riduzione. 1, 2, segno l'inizio del giro, 3, 4, 5, 6, 7. Per la riduzione prendo il filo esterno della prima maglia, il filo esterno di quella successiva, chiudo 2 asole, quindi 2 fili esterni, li vado ad unire insieme e chiudo le altre 2 asole. Questa è una riduzione. Proseguo ripetendo questa sequenza per tutto il giro. Terminate il giro con 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Ora vado a fare 6 maglie basse e una riduzione. Non vi preoccupate, alla fine si finisce sempre con qualche maglia bassa in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una riduzione. Ripeto la sequenza per tutto il giro. Mi fermo ancora una volta per andare a fare le punte sopra la testa, non so di preciso come si chiamano. Comunque inizio facendo un anello magico, avvolgo il filo intorno al mio dito, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Nel giro 1 vado a fare 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringo l'anello magico. Nel giro 2 vado a fare un giro di maglie basse, quindi vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel giro 3 vado a fare una maglia bassa e un aumento, quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa. Nel secondo punto faccio un aumento, 2 maglie basse, una, entro di nuovo nello stesso punto e 2. Ripeto la sequenza per tutto il giro. Ricordatevi di segnare sempre l'inizio del giro. Nel giro 4 vado a fare un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato, per un totale di 9 maglie basse. Nel giro 5 vado a fare 2 maglie basse e un aumento, entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, nel secondo punto faccio una maglia bassa. Ricordatevi sempre di segnare l'inizio del giro. Nel terzo punto vado a fare un aumento, quindi una, entro di nuovo nello stesso punto e 2. Proseguo così fino alla fine del giro.
Nel giro 6 vado a fare 3 maglie basse e un aumento, quindi 1, 2, 3 e un aumento, 1, entro nello stesso punto e 2. Proseguo così fino alla fine del giro. Nel giro 7 vado a fare 4 maglie basse e un aumento, quindi 1, 2, 3, 4 e un aumento, 1, entro nello stesso punto e 2. Ripeto la sequenza per tutto il giro. Terminato il giro vado a fare una maglia bassissima nel primo punto lavorato, una catenella di sicurezza, lascio il filo un po' più lungo perché mi servirà per andarlo a cucire e taglio. Questo è 1, ne dovrete fare 3. Ora vado ad attaccare la prima, la metto centrale rispetto agli occhi e vado a cucire. L'imbottitura mi dà un po' fastidio, per ora la tolgo. Arrivata a metà la imbottisco leggermente e proseguo a chiuderla. Ora proseguo facendo 5 maglie basse e una riduzione, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e una riduzione. Proseguo così per tutto il giro. Ricordatevi che alla fine del giro non importa quante maglie vi sono rimaste, l'importante è che concludiate sempre con una riduzione nell'ultimo punto. Poi vado a fare 4 maglie basse e una riduzione, 1, 2, 3, 4 e una riduzione. Proseguo così fino alla fine del giro. Ora vado a fare 3 maglie basse e una riduzione, 1, 2, 3 e una riduzione. Proseguo così fino alla fine del giro. Ora vado a fare 2 maglie basse e una riduzione, 1, 2 e una riduzione. Proseguo così fino alla fine del giro. Abbiamo quasi concluso tutti i giri, quindi andiamo a fare una maglia bassa e una riduzione, una maglia bassa e una riduzione, e proseguo così fino alla fine del giro. E ora vado a chiudere la testa con un giro di riduzioni, quindi faccio una riduzione
e proseguo fino a chiudere tutta la testa. Finite le riduzioni, lascio il filo un bel po' lungo e con l'ago vado a chiudere il buchino che è rimasto. E vado a nascondere il filo all'interno della testa. E ora vado a finire di cucire gli spunzoni. Adesso vediamo come fare il braccio. Prendo il filo più scuro o di un altro colore, il colore che avete deciso, lo passo intorno al mio dito, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Nel primo giro vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a stringere l'anello magico. Nel giro 2 vado a fare 6 aumenti, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, entro di nuovo nel primo punto e faccio un'altra maglia bassa, quindi un aumento. Proseguo così per tutti i punti, facendo 2 maglie basse in ogni punto che incontro. Dovrò avere in totale 12 maglie basse. Nel giro 3 vado a fare una maglia bassa e un aumento, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa. Nel secondo punto vado a fare un aumento, 2 maglie basse, una, entro nello stesso punto e 2. Proseguo ripetendo la sequenza per tutto il giro. Terminato il giro vado a fare una maglia bassissima nel primo punto lavorato. Faccio una catenella di sicurezza e taglio. Ora vado a prendere il colore con il quale ho lavorato la testa, inizio facendo un cappietto, entro con l'uncinetto in un punto qualunque, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Dal giro 4 al giro 15 vado a fare 12 giri di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. Fatti i 12 giri, vado ad imbottire. Ora vado a fare le riduzioni, quindi inizio con una maglia bassa e una riduzione. Prendo il filo esterno del primo punto, il filo esterno del secondo punto, chiudo tutti e due i fili insieme e chiudo gli ultimi due insieme. Proseguo con una maglia bassa e una riduzione per tutto il giro. Ultimo giro vado a fare 6 riduzioni. Terminate, tiro un bel po' di filo, lasciatelo lungo perché vi servirà per attaccare la gambetta al dudù. Taglio.
e con l'ago vado a chiudere il foro che è rimasto. E questa è una zampetta, ne dovete fare 2. Per quanto riguarda il ricamo della copertina del doudou, vado ad utilizzare un foglio a quadretti dove ogni quadretto sarà una maglia bassa. Quindi inizio a contare: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Li segno ogni 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Mi fermo a 50, quindi 10, 20, 30, 40, 50 e mi fermo. Il lavoro che devo fare sarà composto da 50 maglie basse per 60. Io verticalmente lo devo dividere in 2, quindi segnerò i quadretti fino a 30. Vado a fare un rettangolo. Ora vado a contare 8 quadretti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e faccio una riga. Vado a fare la scritta o il disegno che mi interessa. Adesso inizio a colorare i quadretti dove sono passata con la matita. Naturalmente, se i punti si toccano, potete ridisegnarlo e modificarlo. Così facendo, stiamo andando a segnare i punti da lavorare. Ora, sistemata bene la scritta e sistemati bene i punti, sono arrivata a 56 punti lavorati. Ne lascio 4 prima dell'inizio della scritta, quindi dovrò andare a fare un quadrato di 56 punti lavorati per 58. Nel caso troviate difficoltà nel fare la scritta in corsivo, potete fare anche la scritta in stampatello, per esempio, che è molto più semplice. Ora che so le dimensioni della copertina, prendo il filo, inizio facendo un cappietto e vado ad avviare 56 catenelle. Terminate le 56 catenelle, ora dalla riga 2 alla riga 58 faccio una catenella, entro nel secondo punto e vado a fare 56 maglie basse. Ripeto questa sequenza per 60 righe. Faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 56 maglie basse. Ok, la copertina è pronta, vado prima a fare il bordino e poi termino con il ricamo. Per questo bordino io vado ad utilizzare l'uncinetto da 2,5 mm e avrete bisogno di un numero di maglie che siano multiplo di 8. Quindi nel caso avete un multiplo di 8 va bene, se non ce l'avete potete rimediare con le riduzioni o con gli aumenti. Ad esempio in questo lato io ho 56 maglie e va bene perché ho un multiplo di 8.
In quest'altro ho 60 maglie lavorate e non va bene, un multiplo di 8 è o 58 o 64. Quindi nel mio caso o vado a fare due riduzioni, io vado a fare 4 aumenti, almeno viene qualche ventaglietto in più e mi piace di più. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito e faccio il cappietto. Entro nel primo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Devo fare tutto il giro di maglie basse, quindi entro in ogni punto e faccio una maglia bassa. Mi raccomando, dovrete avere un numero di maglie basse che siano multiplo di 8. La prima riga è terminata, non ha registrato, comunque sono andata a chiudere il giro con una maglia bassissima nel primo punto lavorato. Quindi ora vado a fare la seconda riga. Inizio facendo una catenella, entro nello stesso punto, quindi il primo punto, e vado a fare una maglia bassa. Ora getto il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 punti, entro nel quarto e vado a fare 3 maglie alte, quindi chiudo 2 asole e chiudo 2 asole. Questa è una, 2 e 3. Faccio una catenella. Ora, se vado ad aprire bene, trovo i 3 punti che ho saltato. Devo andare a lavorare in quello centrale, quindi nel secondo. Getto, entro nel punto centrale e vado a fare 3 maglie alte. Tiro bene il filo, chiudo 2 asole insieme e chiudo 2 insieme. 1, 2, 3. Il primo ventaglietto è pronto. Concludo saltando 1, 2, 3, entro nel quarto punto e faccio una maglia bassa. Così ho proprio concluso il ventaglietto. Ora di nuovo getto, salto 1, 2, 3, entro nel quarto e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Faccio una catenella, getto, vado a entrare nel secondo punto, quello centrale, dei 3 che ho saltato, e vado a fare 3 maglie alte tirando il filo. 1, 2, 3. Salto 3 punti di base, 1, 2, 3, entro nel quarto e vado a fare una maglia bassa. Ed ecco qua che i ventaglietti stanno venendo. Ve lo faccio vedere un'altra volta, poi basta, poi dovete proseguire con questo procedimento. Getto, salto 1, 2, 3, entro nel quarto e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, 2,
3, faccio una catenella, getto, vado a entrare nel punto centrale, questo, e faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3, salto 3 punti, 1, 2, 3, entro nel quarto e faccio una maglia bassa. Vado a ripetere questa sequenza per tutto il giro. Terminato il giro, vado a fare una maglia bassissima nel primo punto lavorato. Faccio una catenella di sicurezza e taglio. Non vi faccio vedere come realizzare la scritta Edoardo perché è molto improbabile che dobbiate fare questo nome. Io ora vi faccio vedere il cuoricino. Tanto il procedimento è identico per qualsiasi cosa vogliate ricamare. Prendo il filo di cui ho bisogno. Del filo vado ad unire le due estremità. Le vado ad infilare nella cruna del lago. Ora, se volete, potete contare i punti, se il cuore è troppo grande. Io l'ho fatto solo metà perché poi andrò a ripetere a specchio l'altra metà. Nel mio caso farò come l'ha scritta Edoardo, conterò 1, 2, 3, 4 punti di base e inizierò dal centro. Vado a dividere a metà da trovare il centro. Quindi vado a contare 4 righe, perché nel caso del nome io ho lasciato 4 righe, ma potete fare come volete. 1, 2, 3, 4. Entro e faccio passare il filo. Ora devo fare delle X, quindi vado in diagonale, entro nel punto, nel primo punto che trovo in diagonale e faccio passare il filo. Dietro troverete un'asola che va chiudendosi, ci dovete passare all'interno, di modo che il lavoro sarà piatto e perfetto. Se dovete fare più punti in orizzontale, entrate nel punto laterale e proseguite. E poi andate a chiudere la X. Quindi si era incastrato il filo, quindi lo vado a sistemare. Contando i quadretti dovete andare avanti fino a realizzare per esempio il cuore. Lo vado a fare giù perché vi ho fatto vedere come fare il punto orizzontale, ma a me non serve, e vi faccio vedere velocemente come realizzare il cuore. Quindi il primo punto vado a chiuderlo con una X, poi secondo il mio schema devo andare in un punto laterale, quindi entro e faccio un'altra X.
Proseguo lateralmente. Devo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punti laterali. Ora, se volete, potete contare i punti se il cuore è troppo grande. Io l'ho fatto solo metà perché poi andrò a ripetere a specchio l'altra metà. Ora vado a fare 3 punti verticali, 1, 2, 3, anzi 4 punti verticali. Penso ormai è chiaro come dovete andare avanti, quindi non vi faccio vedere tutto il procedimento perché sarebbe troppo lungo. Questo è il risultato. Ho completato tutte le parti del doudou, quindi lo vado ad assemblare. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!